Occhio, La prima volta che sono venuta in Valle dell'Orco è stata con Adriano. Non avevo mai visto questa valle prima e io sono rimasta sconvolta dalla bellezza di questo luogo. E lui mi ha subito portato a vedere dei monotiri, quindi un po' inusuale per questa valle perché è molto famosa per le pareti, invece per le vie multipitch. Diciamo che tutto è iniziato ad Unghiasse, dove Marzio Nardi aveva organizzato questo raduno con gli atleti della Rock Slave, e lì ho iniziato anche a scalare per le prime volte in montagna, proprio perché era la prima volta che facevo l'attività che mi piaceva, quindi l'arrampicata in ambiente. Ti spaventa un po', lui invece ti dà molta sicurezza. Te lo dice dopo che hai rischiato di morire, ecco, quindi... Federica l'ho conosciuta nel 2014 in occasione appunto di un viaggio esplorativo d'arrampicata che insieme ad Adriano avevamo messo in piedi. All'epoca era una delle atlete di punta del panorama nazionale e effettivamente, a differenza di tutti gli altri, aveva un approccio diverso, più curioso. Non importava il posto, il grado, la situazione, aveva soprattutto voglia di sperimentare e lì è come se fosse sbocciata, nel senso che ha trovato delle persone che gli davano questa opportunità di esplorare il mondo che fino a quel momento gli era stato un po' precluso dalla sua carriera di agonista. E penso che lì ci sia stato proprio l'innamoramento dell'arrampicata a 360 gradi. Io ho iniziato a fare gare praticamente appena ho iniziato a scalare, quindi all'età di 15 anni, ed è stata una bellissima esperienza perché appunto conosci persone che ti motivano, quindi il motivo per cui sono migliorata tanto in arrampicata in pochi anni è stato proprio perché ho avuto degli esempi da seguire. Se vedo qualcosa che mi piace, dico voglio diventare quella cosa lì, voglio fare quella cosa lì e quindi subito mi impegno per realizzarla. Poi l'ambiente delle gare ha cominciato anche un po', diciamo, a stufarmi perché essendo appunto una persona curiosa, dopo che ho capito come funzionava e ho capito che andando in giro per il mondo con la nazionale non avrei visto niente, a parte le palestre, ho capito che non era proprio quello che alla fine volevo vivere. Tu riesci a capire lo spessore? Sì, ma io li ho tutti, Ah, ok. Poi, tanto tu sei una professionista. No, ne mettiamo Professionista due del file, batterichiato va non bene. tanto. Professionista del mungerli sì. Potevo anche toglierne uno da sopra e metterlo qua, ma tanto adesso è meglio che la provi. Un po' e via. No, Il rapporto Adriano-Federica è stata una cosa molto particolare perché Adriano era una persona visionaria, però come molti di noi non aveva le capacità fisiche, però lui vedeva delle cose, immaginava delle cose e aveva bisogno delle persone per dargli forma, no? Un po' come Motti all'epoca. Lui era una persona visionaria, vedeva delle cose e ha trovato negli arrampicatori dell'epoca le persone che potevano dargli la forma. Nello stesso modo Adriano era la stella polare che ha indicato a Federica la strada da seguire. allora, sì. Questa è la prima protezione. Va nel buchetto, ti ricordi, no? Sì. Ti ricordi come si mette nel buchetto? Fammi vedere. Non diretto così, ma
così gli entra bene. Verticale. Ok? Tac. Poi, Ming, la protezione chiave, su quella non si scherza, Cioè, abbiamo dipinto la parte bianca, che prima ti sbagliavi. Sì. La curva nel cazzo di dente, che è quello che tiene tutto sto dente. Che se salta quello, cioè il nate bomba finché il dente tiene. Adriano è stata una specie di... è stata un'illuminazione in un certo senso, perché per me lui è stato colui che mi ha fatto capire cosa volevo veramente fare nella mia vita, o perlomeno cosa volevo fare in quel momento lì. Quindi non ti rende più felice fare le gare, Ming? Non farle, che problema c'è? Lui la prendeva alla leggerezza, perché devi fare qualcosa che non ti piace fare? E quindi lui è stato, con la sua estrema leggerezza, mi ha fatto capire che dovevo semplicemente fare quello che volevo fare. Ed è stato illuminante perché lui aveva tantissime idee in testa, cioè voleva vedere realizzate delle salite che lui stesso aveva chiodato o delle vie in cui lui si era già immaginato me che le scalavo. È stato sempre lui che in qualche modo mi ha spronato a fare quello che volevo fare. Quindi qualcosa che dentro ce l'avevo già, però serviva qualcuno che credesse in me in un certo senso. E diciamo che da un ghiasso in poi si è stretto tra di noi un rapporto veramente molto profondo. Perdere un amico come Adriano ti porta comunque a non poter essere più te stesso, almeno per un periodo, perché devi accettare questa cosa ed è difficile accettare la morte di una persona, soprattutto se questa persona è morta facendo qualcosa che tu fai, cioè sai benissimo le emozioni che si provano a fare quel tipo di attività lì, però è difficile perché tu lo fai, lo continuerai a fare, io continuerò ad andare in montagna. E quindi incominci a renderti conto che la montagna è anche quello. Prima lo leggevi sui libri, te lo dicevano, lo sentivi dire, però quando succede veramente è diverso, perché te ne rendi conto in prima persona. E diciamo, è iniziato un periodo in cui cercavo conforto nelle persone che lo amavano come me, quindi i suoi amici, eravamo tutti molto più uniti. Io ho passato veramente tanto tempo con i suoi genitori e suo padre, infatti ha voluto poi donarmi il suo furgone per dirmi continua a portarlo in montagna, vogliamo che lo tenga te. È stato un bellissimo gesto e in un qualche modo, anche se sembra una cosa molto banale perché alla fine non è un oggetto, è qualcosa di materiale, era come se in qualche modo lui mi accompagnasse sempre nei miei viaggi. E quindi ho ricominciato con quel gesto lì in qualche modo ad essere un po' felice. Il colpo di fulmine che mi ha fatto innamorare di questa valle è stata la visione di questo tiro bellissimo. Si tratta di un diedro con
completamente liscio, rosso, che si trova nella falesia del Dado. E comunque questa via è stata chiamata da Adriano Legittima Visione ed è stata bella perché ho conosciuto la roccia della Valle dell'Orco. Ho capito che la Valle dell'Orco non è un posto dove basta scalare bene e basta tirare le prese, ma dove devi creare una specie di rapporto con la roccia che stai scalando e capirla, studiarla, comprenderla, perché devi capire veramente quando è il momento di scalarla e che ci vuole tempo. La Valle dell'Orco mi ha fatto capire che ci vuole tempo. Non avevo idea di cosa significasse aspettare o impegnarmi in una salita a fondo. E qui arriviamo ad Itaca nel Sole, perché Itaca nel Sole è una via che mi ha impegnata diversi anni, dal momento in cui l'ho provata la prima volta. Sono andata poche volte in questi anni, ma ogni anno provavo a scalarla e ogni anno capivo che ci voleva tempo. Perché ogni anno provavo a guadagnare metri su questa via, ci riuscivo e quando capivo che bastava così, avevo raggiunto l'obiettivo per quell'anno lì, non sarei andata oltre, tornavo l'anno successivo per vedere se c'erano degli altri miglioramenti e se in me era cambiato qualcosa per riuscire a scalare quella via lì. E lo stesso apritore che ha realizzato la prima salita era un personaggio eclettico, si può dire, un po' strano, un filosofo alpinista, uno che scriveva per la rivista della montagna, che ha ideato una rivoluzione in queste montagne della Valle dell'Orco, quindi potete solo immaginare che tipo di personaggio fosse Giampiero Motti, che è il nome di questo alpinista. E lui l'ha chiamata Itaca nel Sole perché anche per lui era un punto di arrivo Itaca. Come per me, per lui Itaca era un modo per concludere un percorso che era quello del nuovo mattino. Infatti si avvicina già più a uno stile di arrampicata moderna piuttosto che all'artificiale che praticavano allora. Quando sono tornata con Andrea, che mi ispira tanta fiducia, è un grande amico anche lui di Adriano, e con lui ho vissuto tantissime esperienze di cui conservo un bel ricordo, probabilmente quello mi è servito a superare queste paure e riuscire a realizzare questa cosa tutti e tre alla fine, io, Andrea e Adriano, che abbiamo creduto tutti e tre in questa via. Non si può chiamare, è stata proprio un viaggio mistico. Volevo portare a termine quello che avevamo iniziato insieme, volevo riuscire a renderlo felice anche se lui non c'era più, a dire guarda, ce la sto facendo, voglio riuscirci, voglio farlo per me, voglio farlo per te, voglio farlo perché mi piace scalare e perché voglio fare questa cosa qui.
più di tutte le esperienze che ho fatto con lui, quella è stata una specie di percorso, anzi è stato un percorso che lui mi ha fatto iniziare, che lui voleva che io concludessi, ci teneva particolarmente perché è una via che ha molto significato, molto valore per la Valle dell'Orco, ma molto significato anche per noi, per me e per lui, perché ha una storia molto particolare. Concludendo diciamo questa esperienza, questo percorso, concludendo Itaca nel Sole, avevo capito che dovevo trovarmi qualcos'altro. Fighissimo! Cioè non potevo più rimanere legata solo a quella cosa lì. Era finito, era stato bellissimo, come tutte le cose belle vanno ricordate soprattutto, ma finiscono. E quindi io ho accettato di nuovo che qualcosa finisse. Però questo non vuol dire perdere Adriano, vuol dire continuare a ricordarlo come la persona che mi ha cambiato la vita in un certo senso e che non vorrò mai dimenticare. Però ricordarlo in chiave positiva e rendere diciamo preziosi i suoi insegnamenti. Quindi è stato anche questo che mi ha fatto poi dire ok, adesso devo trovarmi qualcos'altro, come mi diceva lui. Bene, abbiamo fatto questo, adesso facciamo qualcos'altro. Si può dire che adesso io sto vivendo un nuovo mattino, dove purtroppo lui non è più fisicamente vicino a me, però lui continuerà ad esserci e tutto quello che mi ha insegnato, tutto quello che abbiamo vissuto insieme, ce l'ho dentro di me, non lo dimenticherò mai e mi servirà sempre nella vita a prendere delle decisioni e ad essere quella che in qualche modo lui mi ha fatto diventare, mi ha fatto essere. Il personaggio che lui in qualche modo aveva creato, che era la Ming.